Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Avete necessità per questo progetto di un uncinetto, un paio di forbici, il metro e un gomitolo. Per quanto riguarda l'uncinetto io vado ad utilizzare il numero 6, per quanto riguarda il filato vado ad utilizzare l'EMI nella versione pink. È uno di quei filati che finite le scorte non ci saranno più, però lo potete sostituire con un qualsiasi filato dello stesso spessore e soprattutto il colore dopo scegliete voi. Bene, vediamo subito di cosa si tratta. Andiamo a fare un progetto dove non ha stagione, cioè io lo faccio in una versione lanata, ma potete farlo anche in cotone. Ve lo faccio vedere dopo, alla scelta decidete voi come farla al meglio. Allora, iniziamo con un cappietto, come per fare il nodo, quindi guardate le mani, chiudiamo per fare l'asola, entriamo qui, prendete il filo, e fate il nodo, stringete. Non dovete chiudere quest'asola perché andiamo a lavorarci dentro. Adesso facciamo 3 catenelle che sono praticamente la nostra prima maglia alta. Caricate l'uncinetto, entrate qui dentro e andate a fare altre 11 maglie alte per un totale di 12, quindi caricate e lavoratene. Quando avete 12 punti alti, quindi comprese anche le catenelle, stringete il lavoro, quindi prendete il cappietto e stringete in questa maniera finché avvicinate il lavoro. Ora ci chiudiamo qui sulla 1, 2, terza catenella con una maglia bassissima. Questo è il cerchio dal quale partiamo, si chiama anche cerchio magico. Adesso ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle e andiamo a fare un'altra di separazione per un totale di 4. Caricate l'uncinetto e andate nel prossimo punto. Vedete, questo è quello delle catenelle che ci siamo alzate adesso. Andiamo nel prossimo, facciamo una maglia alta e una catenella, caricate, andiamo nel prossimo, maglia alta, catenella, caricate e così via. In pratica avremo 12 punti alti e 12 catenelle. Facciamo anche l'ultima catenella e ci chiudiamo sempre con una maglia bassissima, 1, 2 sulla terza catenella lavorata. Allora, prima di continuare vi devo dare un po' di informazioni. Io devo lavorare, se cambiate filato, uncinetto eccetera, voi dovete lavorare finché 2 raggi, quindi il diametro va a finire sui 15-16 cm, quindi qua. Quindi noi siamo nella parte centrale più o meno qui, quindi dobbiamo fare diverse righe fino ad arrivare a questi centimetri, perché questo è un accessorio da indossare, quindi un cappellino, un basco, dipende dal modello che volete fare, e per indossarlo correttamente dopo avere la circonferenza giusta ci serve che almeno abbiamo una base di 15-16 cm. Ok, quindi adesso aumentate fino ad arrivare a quei centimetri. Io andrò ad aumentare per un po' di righe, poi lo vedremo insieme. Vediamo la prossima riga come la aumentiamo. Allora ci alziamo sempre con 1, 2, 3 catenelle, caricate, entrate alla base, andiamo a fare una maglia alta. Manteniamo la catenella già esistente sotto base, quindi la facciamo, carichiamo, andiamo nella prossima maglia alta, andiamo a fare 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, quindi ogni riga noi raddoppiamo i numeri di base, qui erano 12, 24 e così via. Andiamo a chiudere anche questa riga sempre con la maglia bassissima.
ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle che sono le maglie alte, la maglia alta, e più una di separazione, perché adesso separiamo queste due maglie alte con una catenella. Quindi entriamo a lavorare la maglia alta, catenella, catenella e così via. In pratica lavoriamo ogni punto di base come maglia alta, le catenelle dove ci sono le facciamo, e tra le due, questi qui, ne faremo un'altra. Questo fino alla fine di questa riga. Ho fatto anche l'ultima catenella, 1, 2, 3, mi vado a chiudere. Adesso vediamo se sono arrivata ai centimetri di cui avevo necessità. Sono circa 15 centimetri. Direi che facciamo un'altra riga, casomai voi avete un filato minore, per sapere dove aumentare. Dove aumentiamo? Aumentiamo sempre sulla maglia alta, quindi andremo a fare questa riga qui, dove avremo una maglia alta doppia. Ci alziamo quindi con 3 catenelle, carichiamo alla base, andiamo a fare una maglia alta, una catenella, carichiamo e andiamo a fare 2 maglie alte. Molto facilmente. Ho concluso anche questa riga, quindi io ho 1, 2, 3, 4, 5 righe. Vediamo un po' quanti sono i centimetri. Sono circa 18 centimetri, quindi sono più che sufficienti. Per chi desidera un basco, gli consiglio di aggiungere un'altra riga, perché dopo abbiamo bisogno del volume per poi restringerlo. Di conseguenza, qui dove ci sono i due punti, fate la catenella intermedia. Io mi fermo perché se una di voi vi si trova in una situazione come questa, non vorrei che si trovasse in difficoltà, quindi vi faccio vedere come proseguire da una riga come base questa. Se avete una riga come base i quadratini, lì è molto più facile. Vediamo come proseguire. Prima di tutto, per proseguire, noi nella nostra mente dobbiamo far finta di avere dei quadratini invece delle maglie una vicino all'altra. Seguitemi perché è molto molto facile. Intanto ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle. Caricate l'uncinetto, saltate quindi questo primo quadratino immaginario, ma in realtà saltate la prima maglia alta. Qui nel quadratino andiamo a fare un ventaglio formato da 5 maglie alte. Le lavoriamo direttamente qui nel quadratino. 3, 4 e 5. Caricate l'uncinetto, saltate la prima maglia alta, nella seconda andate a fare una maglia alta. Vedete? Poi facciamo una catenella, che è questa qui, caricate, qui lavorate una maglia alta, qui dove c'è lo spazio, che in realtà non c'è, tra una maglia alta e un'altra, noi lo andiamo a fare con una catenella, caricate, andate a fare una maglia alta. Vedete? Poi catenella, andate a fare un altro quadratino per un totale di 3. Questa maglia è la chiusura del primo punto, quindi del ventaglio. Voi dovete avere altri 3 quadratini, quindi 1, 2 e 3. Ora facciamo un altro ventaglio. Saltiamo il primo quadratino, quindi andiamo qua in mezzo e andiamo a fare un ventaglio formato da 5 maglie alte. Ecco perché dicevo che se vi trovate nella riga in cui ci sono i quadratini è molto più facile, perché li avete già di base. Caricate, saltiamo la maglia alta, andiamo nella prossima a fare la maglia alta. Adesso ci tocca andare a fare la parte dei quadratini, quindi catenella, il primo quadratino, catenella, il secondo, catenella,
il terzo. Questa riga è formata da il motivo a ventaglio più 3 quadratini per tutta la riga. Andiamo a concludere l'ultimo tratto insieme, così vedete. Se avete fatto tutti gli aumenti uguali identici ai miei, soprattutto aver mantenuto il punto iniziale, cioè il multiplo intendo dire più che altro, questa difficoltà qua non c'è, quindi voi dovete avere sempre il multiplo di 12 in ogni riga. Finiamo con gli ultimi quadratini, perché il mio punto si sviluppa su 12, quindi se io parto sempre 12 12 12 12 non ho problemi. Facciamo l'ultima catenella e ci chiudiamo qui con una maglia bassissima. Come notate chiudo con 3 quadratini. Il modulo è questo qua, ecco perché il 12 è da mantenere sempre. Andiamo a iniziare una seconda riga che è completamente diversa rispetto alla prima. Questa riga è diversa da questa prima del motivo, perché fin qui abbiamo aumentato, quindi mi sono fermata con il blocco. Questa qui è la riga del motivo vero e proprio e ve lo faccio vedere. Adesso ci alziamo con 1 2 3 catenelle che è la mia prima maglia alta che mi serve proprio per alzarmi. Poi mi servono altre 2 catenelle che mi servono per il punto, quindi questa volta un totale di 5. Carichiamo, entriamo nella prima maglia alta e facciamo solo una mezza maglia alta. Carichiamo, seconda mezza maglia alta, terza, quarta e quinta. Quando avete tutto sull'uncinetto prendete il filo e chiudete tutto insieme, poi andiamo a fare 1 e 2 catenelle, caricate l'uncinetto, andiamo a fare una maglia alta su la maglia alta che chiudeva anche il ventaglio sotto. Vedete, il punto è questo, lo conoscete già, però non vi ho mai fatto vedere una versione tonda e approfitto di questo progetto per farvelo conoscere. Adesso i quadratini li lavoriamo normalmente, quindi catenella dove c'è catenella, maglia alta dove c'è la maglia alta. Una 2 catenelle per andare a fare il ventaglio al contrario, quindi carichiamo, manteniamo tutto lavorando semplicemente delle mezze maglie alte. Questo è da fare per tutta la riga. Quando sono 5 le mezze maglie alte prendiamo il filo e chiudiamo tutto insieme, poi 2 catenelle, concludiamo con la maglia alta. Il ventaglio quando lo apriamo è questo qua e a fianco c'è una maglia alta e un'altra, quando lo chiudiamo c'è sempre una maglia alta e un'altra e lo chiudiamo in questa maniera qui. Lo facciamo per tutta la riga, quindi da adesso in poi noi smettiamo di aumentare. Abbiamo aumentato qua nella prima riga, diciamo, solo per far sì a ricreare i quadratini, ma per il resto abbiamo finito. Concludiamo anche questa riga sempre con una maglia bassissima sulla terza catenella. Adesso spostiamo il motivo, cioè non andiamo a farlo tutto in linea, ma lo spostiamo sulla parte dei quadratini. E come si fa? Quindi trasformiamo questa parte qua in quadratini e questa il motivo. È molto facile, ci alziamo con 1 2 3 catenelle come prima maglia alta, ne aggiungiamo un'altra di separazione per un totale di 4. Caricate, saltiamo un punto nel secondo, quindi vi ricordate che facevamo 2 catenelle, quindi 1, qui nel secondo andiamo a fare una maglia alta, catenella, carichiamo, saltiamo il punto e andiamo a fare una maglia alta, catenella e andiamo a fare la maglia alta sulla maglia alta. E così abbiamo trasformato il blocco in 3 quadratini che sono quelli che ci servono. Adesso questi quadratini li abbiamo, ci serve la parte sotto, quindi questa qui.
caricate l'uncinetto, saltate in quadratino, andiamo in quello in mezzo e andiamo a fare il nostro ventaglio formato da 5 punti alti. Molto facile. 4 e 5. Caricate l'uncinetto, andiamo saltando il quadratino sulla maglia alta, quindi, e facciamo la maglia alta. In pratica avevamo qua ventaglio, quadrati, adesso abbiamo quadrati, ventaglio. Questo è da fare per tutta la riga, quindi non dovete fare aumenti, non dovete fare nulla, dovete solo seguire i punti di base. Andiamo a concludere anche questa riga. 1 2 3. La prossima riga la conoscete già perché dobbiamo rifare questa, quindi semplicemente lavoriamo i quadratini dove sono i quadratini e qui andremo a ristringere il ventaglio. Io mi fermo nel darvi le indicazioni perché le righe da fare dipende insomma dal filato, dalla mano. Io vado a fare un po' di righe, fate conto che questo è un basco, dopo lo dobbiamo andare a ristringere, ma un cappellino normale, che sarebbe più o meno così, ha bisogno in pratica di circa 20 cm per riuscire a indossarlo comodamente. Quindi è un basco, questo è largo, direi che andiamo anche sui 25 cm. Vi ricordo che comunque ci sarà il bordo dove lo andremo a restringere, che anche quello sarà 2-3 cm, quindi le misure decidetele in base ai vostri gusti. Vado a fare un po' di righe, non dovete quindi né aumentare né diminuire, andate a lavorare semplicemente punto su punto con i vari motivi che dovete fare. Questo è l'aspetto del mio lavoro adesso. Vedete, molto largo, poi i centimetri necessari per l'altezza per poterlo indossarlo ci sono. Insomma, arrivati a questo punto dobbiamo fare il margine inferiore, no, del cappellino, dove lo andiamo a stringere. Scusate, del basco, continuo a chiamarlo cappellino per una questione di comodità. Io metterò circa 2-3 centimetri, quindi facciamo 6 punti. Intanto mi alzo con 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Queste sono le catenelle, sono circa 3 centimetri. Mi serve un'altra per iniziare il lavoro, quindi entro in quella precedente nella sesta, faccio un punto basso e una catenella. Andrò a lavorare con la mesa maglia alta in costa dietro, così per renderlo un po' elastico. È anche un punto che cresce molto velocemente, è abbastanza largo, quindi mantiene insomma la composizione del cappellino del basco molto morbida al tocco. Io ho iniziato qua, quindi mi vado a chiudere qui nel primo quadratino con un punto bassissimo, cammino con il filo nel prossimo spazietto vuoto con un punto bassissimo, giro il lavoro e andiamo a fare, caricando, saltando 1 e 2, questi 2 punti li saltiamo sempre. Andiamo a fare in costa dietro 6 punti, 6 mese maglie alte. Quando andate a fare la chiusura con la maglia bassissima, mi raccomando di tenere il filo non troppo stretto, perché poi il problema succede che rischiamo di chiudere talmente tanto qui, cioè che tira talmente tanto che non lo possiamo indossare perché ci viene troppo stretto. Giriamo il lavoro, fate un punto catenella, rientrate nella costa dietro, notate, punto basso e catenella, caricate e lavorate a mesa maglia alta, sempre nella costa dietro. Questo per fare il giro di tutto il basco. Allora, mi raccomando, qua c'è anche l'ultimo punto. Vi faccio vedere come si chiude. Quindi questo quadratino qui abbiamo avviato la riga, ci chiudiamo nel prossimo con la maglia bassissima, tirate, deve essere morbida, andiamo nel prossimo e ci chiudiamo, giriamo il lavoro, iniziamo la prossima riga. Quindi mi raccomando,
la maglia bassissima quando si va a chiudere non deve essere così stretta che poi risulta tipo un filo tirato, deve essere morbido, deve seguire comunque il basco. Quello che ci darà un po' più di elasticità e di chiudere il lavoro sarà questo lavoro qui con la mesa maglia alta. Io vado a fare tutto il giro, ci ritroviamo quando il progetto è finito. Il mio progetto è finito. Vi sto facendo vedere dall'alto come si sviluppa bene, perché iniziamo da una base centrale dove piano piano si aumenta mantenendo il multiplo del 12, dopodiché c'è il punto che prende forma e qui praticamente manteniamo gli stessi punti. Guardate quanto si è ristretto rispetto alla base iniziale, è molto comodo per me da indossare, non stringe per niente, quindi se preferite la versione del cappello mi raccomando guardate bene quando arrivate ai 15-16 cm di andare dritti. Vi faccio vedere anche l'altezza, che è questa, è molto colorato, a me piace un sacco. Potete utilizzare anche diversi colori, perché ogni riga potete tagliare il filo vecchio e iniziare con quello nuovo, insomma avete la libertà di divertirvi come più desiderate. Io sono contenta, vi farò delle foto, purtroppo adesso non riesco, però comunque le pubblicherò sulla community e sui social, così vedete come viene anche indossato. Vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.